Buongiorno a tutti voi amici, eccomi di ritorno con un nuovissimo video in cui vi proporrò ben due ricettine per Pasqua e anche per Pasquetta. Si tratta di uno sformato super sfizioso e delle bistecche al profumo di mare eccezionali. A seguire le due ricette. Prepariamo assieme un gustoso sformato di polenta con pisellini, formaggio e bresaola. In una padella faccio cuocere finché non sono teneri 450 g di pisellini primavera Findus con poco olio e sale e anche una scodellina d'acqua. In un'altra pentola invece andrò a cuocere la polenta. Utilizzo questa valsugana senza glutine, povera di grassi, fonte di fibre ai 5 cereali: mais, riso, grano saraceno, quinoa e amaranto. Veramente buona, gustosa e sana, e ho utilizzato tutta la confezione. Ho versato quindi 1 litro e circa 600 g d'acqua all'interno appunto della pentola e ho portato ad ebollizione. Ho aggiunto un cucchiaino colmo di sale e quando l'acqua ha iniziato a bollire ho versato la polenta a pioggia nel mentre che mescolavo energicamente con un mestolo di legno. Ho fatto cuocere per 8 minuti scarsi, dopodiché una volta addensata ho aggiunto 2 cucchiai di olio. Ho preso una pirofila in vetro Pirex rettangolare, ho creato una base di polenta ancora bollente, sopra ho aggiunto i pisellini ancora bollenti e ho schiacciato bene con il mestolo in modo che aderissero bene alla superficie della polenta. Ah, scusate, non ve l'ho detto, ho aggiunto oltre ai pisellini anche il loro liquido che hanno rilasciato durante la cottura, in modo tale che così in questo modo ammorbidissero ancora di più la polenta. Ho aggiunto qualche fetta di formaggio del tipo provola o galvanino o dolce sardo o comunque filante, qualche fetta di bresaola e di nuovo come prima per creare un altro strato. Per l'ultimo strato ho aggiunto soltanto pisellini e parmigiano grattugiato. Ho atteso un'ora in modo tale che si assemblasse bene il tutto e vi dico già che il giorno dopo è ancora più buono questo sformato, e poi ho servito a tavola creando belle porzioni abbondanti. È un piatto unico, completo, ricco di gusto, morbido e filante. Anzi, io ho voluto aggiungere poco formaggio per farlo più leggero. Voi siete liberissimi di raddoppiare o triplicare le fette di provola o del formaggio filante che più vi piace. Il giorno dopo, infatti, che appunto abbiamo gustato questo sformato a pranzo, l'ho tagliato a fette, l'ho riscaldato poco nel microonde e ho aggiunto qualche fetta di formaggio sopra. È diventato ancora più sfizioso. Peccato, mi sono dimenticata di filmarlo. E vabbè, comunque credetemi sulla parola, anzi, se non mi credete provatelo anche voi perché è buonissimo, è fantastico, mi darete ragione. Oh, facciamo vedere quanto è morbida. Wow! Com'è, babbo? Buonissima. Saluta gli amici di YouTube. Ciao amici di YouTube. Mangiando. Deliziosa. Babbo ha gradito. Sì. E come? Un'ottima cena, vero babbo? Ottima. Mi aggiungo ai saluti del mio babbo, abbracciandovi forte, sperando tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, questa prima ricetta dedicata alla Pasqua. E ora a seguire vedrete la mia seconda proposta e spero vi possa piacere anch'essa. Vi proporrò una deliziosa ricetta facile, veloce e genuina, con pochi ingredienti ma con un risultato eccellente. Sapete che amo alla follia questi piatti e stavolta mi sono capitate fra le mani 2 belle bistecche di ombrina, un pesce strepitoso dalle carni bianche prelibate che in pochi conoscono e che ho voluto fare in padella alla pizzaiola. Una meraviglia! Ovviamente questa ricetta
ricetta andrà benissimo con qualsiasi altro tipo di pesce e perché no, in sostituzione anche con la carne. Ci occorreranno 5 pomodori pelati che schiacceremo bene con una forchetta. In una padella poi facciamo rosolare bene lo spicchio d'aglio tagliato a metà con poco olio extravergine d'oliva a fiamma medio-bassa. Dopodiché aggiungeremo i pomodori pelati schiacciati precedentemente e mezza scodella d'acqua. Mescoliamo bene. Dopo circa 3 minuti aggiungeremo anche i capperi, circa 2 cucchiaini e sale a piacere. Mescoliamo ancora e facciamo cuocere per 5 minuti. Se doveste rifare questa ricetta, mandatemi la foto o su Instagram o su Facebook, sapete che mi fa sempre tanto piacere. Ora sarà giunto il momento di aggiungere le bistecche di pesce. Queste pesano esattamente 250 grammi l'una per un totale di 500 grammi. Le faremo cuocere 5-7 minuti per lato. Vi accorgerete che sono pronte ovviamente tagliando un'estremità e guardando bene il centro. Se è bianco vuol dire che il pesce è cotto fino in fondo. Uniamo delle foglie di prezzemolo ed ecco prontissimo il nostro secondo piatto super gustoso e genuino. Avete visto quanto è stato semplice e veloce realizzarlo e non potete immaginare il profumino e il sapore celestiale che aveva. Spero tanto che questa mia idea vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!